Ciao a tutti, ecco alcuni suggerimenti e trucchi per utilizzare al meglio il telecomando con WebOS 22. 1. Tieni premuto il pulsante OK per riorganizzare le app. Quando sei nel menu principale puoi indicare un'app, tenere premuto il pulsante OK per attivare la modalità di modifica. Ora puoi trascinare e rilasciare l'app in un'altra posizione oppure puoi eliminare un'app. Puoi anche applicare la modifica intelligente per cambiare l'ordine delle app in base alla frequenza con cui vengono utilizzate. 2. Accendi la TV con i pulsanti streaming. Potresti utilizzare questi pulsanti per aprire rapidamente un servizio di streaming. Ma lo sapevi che puoi anche utilizzare questi pulsanti per accendere la TV? Ad esempio, se sai già che guarderai Netflix, accendi la TV premendo Netflix. Il televisore si accenderà e aprirà direttamente Netflix. 3. Crea i tuoi pulsanti di scelta rapida. Puoi creare i tuoi collegamenti alle app o agli ingressi sotto uno di questi pulsanti numerici. Questo si chiama accesso rapido. Ad esempio, se ti trovi nell'app YouTube puoi creare una scorciatoia per YouTube tenendo premuto uno dei pulsanti numerici, ad esempio sotto il pulsante numero 1. Dopodiché puoi utilizzare la scorciatoia tenendo premuto il pulsante numerico. Ora tenendo premuto il pulsante 1 si aprirà YouTube. Puoi anche creare una scorciatoia per un ingresso HDMI o un programma TV specifico. Puoi modificare le scorciatoie tenendo premuto il pulsante 0. Puoi vedere quali scorciatoie sono programmate ed è possibile eliminarle. Inoltre puoi aggiungere scorciatoie da qui. 4. Usa il controllo forzato per aprire app o input. Un altro modo rapido per aprire app o input è utilizzare il controllo vocale tenendo premuto il pulsante del microfono. La prima volta che lo fai, potresti dover accettare gli accordi utente per il controllo vocale. Dopodiché, tieni premuto il pulsante del microfono mentre parli. Basta pronunciare il nome dell'app o l'input per aprirla. YouTube. Vado all'app YouTube. HDMI 1. Ho cambiato la schermata HDMI 1. 5. Tenere premuto il pulsante Home. Se tieni premuto il pulsante Home, viene aperta l'app o l'input più recente. Tienilo di nuovo premuto per tornare all'app o all'input che stai utilizzando. Ad esempio, è così che puoi andare avanti e indietro tra Netflix e un programma TV che stai seguendo. (6) Tenere premuto il pulsante di input. Se tieni premuto il pulsante di input si apre la dashboard Home. Qui puoi gestire i tuoi input, connettere il tuo telefono o connetterti a dispositivi smart home. 7. Tenere premuto il pulsante impostazioni. Se si preme brevemente il pulsante delle impostazioni, si apre il menu impostazioni rapide. Da qui puoi andare al menu di tutte le impostazioni. Ma se vuoi andare rapidamente a tutte le impostazioni, tieni semplicemente premuto il pulsante delle impostazioni. 8. Premi il pulsante mute 3 volte, vedrai questo menu. Funziona solo quando si utilizza la TV in diretta o un ingresso HDMI. In questo menu è possibile vedere il numero del modello e il numero di serie della TV.
Inoltre è possibile disattivare il logo LG che appare quando si spegne la TV. O spegnere l'immagine del segnale quando non c'è segnale proveniente dall'ingresso. 9. Utilizzo pulsante con i tre puntini. Quando premi il pulsante con i tre puntini, si apre questo menu. Le opzioni in questo menu dipendono dall'app o dall'ingresso che stai utilizzando. Ad esempio, se stai guardando la TV, il menu includerà l'opzione per aprire il televideo. Se invece stai utilizzando un'app, vedrai l'opzione per uscire dall'app. Questo la chiuderà completamente, e non sarà più in esecuzione. Puoi usarlo quando un'app sta causando problemi. Viene quindi chiusa e si riavvierà la prossima volta che la riapri. Questi sono alcuni suggerimenti e trucchi per l'utilizzo del tuo telecomando. Ci auguriamo che sia stato utile. Grazie per la visione. Per ulteriori informazioni, contatta l'help desk LG locale.